Ciao amici, come state? Spero benissimo. Io sono il vostro Francesco e oggi torniamo a parlare nuovamente di adattatori USB wireless per le nostre autovetture. Vi ricordo che questi adattatori USB wireless funzionano correttamente o solamente se il vostro autoradio supporta già una connessione cablata, che sia per Apple CarPlay o che sia per Android Auto. Requisito fondamentale per far funzionare questi moduli, ragazzi: se il vostro autoradio non supporta la connessione cablata, non comprate questi adattatori perché buttate dei soldi. È chiaro sto fatto! Prima di continuare con la recensione volevo ringraziare questa azienda CarLinkit che mi ha mandato in prova il suo 2R in modalità 5.0. Vi ricordo poi che nella descrizione del video trovate i link necessari per andarvi a vedere tutte le specifiche di questo prodotto. Per chi vorrà acquistarlo, se avrà un codice sconto, sempre lì lo troverete come al solito. Parliamo un attimino delle caratteristiche tecniche di questo adattatore USB wireless. Utilizza un wifi da 2.4 fino a 5.8 GHz, quindi vedete che è molto veloce nella connessione e nel trasferimento dati. Utilizzando questo adattatore USB wireless si manterranno i comandi sia strutturali, quindi comandi, sappiamo, comandi sul volante della nostra vettura, sia comandi vocali, insomma praticamente rimane tutto invariato come l'autoradio originale. Altra cosa interessante di questo CarLinkit è che abbiamo la possibilità, una volta ci siamo collegati col dispositivo mobile, di andare tramite il browser a digitare un codice, diciamo un numero. Nello specifico dobbiamo digitare 192.168.50.2 per entrare all'interno del menu di questo adattatore, e da lì possiamo sia verificare se ci sono aggiornamenti via OTA, quindi possiamo andare ad aggiornare il firmware del prodotto, sia per le altre impostazioni. Detto questo, mi sembra di aver detto un po' tutto. È inutile soffermarsi, ragazzi, su cose che sono presenti un po' su tutti i moduli USB wireless. Quello che a me interessa soprattutto di questi adattatori è la semplicità di utilizzo, di connessione, ma soprattutto le prestazioni, se sia più o meno veloce da poter utilizzare con entrambi i sistemi operativi, Android Auto ed Apple CarPlay. Quindi andiamo a vedere subito il contenuto e poi partiamo con la recensione. Questo è il modulo USB wireless, presenta ai lati delle prese d'aria per raffreddare comunque il circuito interno. È tutta plastica, ragazzi, è veramente leggerissimo, sembra un giocattolino. Nella parte sottostante al marchio, quindi a questa azienda CarLinkit, troviamo la presa USB tipo A. Nella parte superiore troviamo la presa USB di tipo C. Poi troviamo, come detto, il cavetto per la presa USB tipo A, USB tipo C, e il cavetto con la doppia presa USB tipo C, che troviamo un po' su tutte le ultime autovetture in commercio, quindi in quel caso dobbiamo utilizzare questo cavetto. Come vi dicevo, c'è un piccolo biadesivo per andare a fissare questo modulo all'interno del cruscotto da qualche parte per non tenerlo in giro, non farlo vibrare. E poi abbiamo il libretto di uso e manutenzione. In questo caso troviamo anche la lingua in italiano. Adesso andiamo a vedere il funzionamento, se è semplice da installare, da configurare e da utilizzare. Eccoci ragazzi, la mia belva è pronta. Me coglioni! Che succede? Si è acceso il LED rosso, quindi una volta che abbiamo collegato questo adattatore dobbiamo andare a collegare il nostro Bluetooth e associare i dispositivi. Quindi andiamo su il Bluetooth,
e andiamo a cercare questo dispositivo. AutoKit, vediamo se è questo. Associa. Vedete che adesso lampeggia, eccoci qua. Mi sono collegato con il Bluetooth del telefono e adesso si sta praticamente collegando Android Auto, in questo caso perché sto utilizzando un telefono Android, all'autoradio. Eccolo qui, Android Auto collegato. Ok? È semplicissimo ragazzi, avete visto, bisogna solo collegare l'adattatore USB wireless all'autoradio della nostra autovettura. Una volta che abbiamo abbinato i due dispositivi, associato i due dispositivi, vedete che si connette in un istante e abbiamo il nostro bel sistema Android Auto in modalità wireless. Ragazzi, una volta che abbiamo associato il nostro smartphone al modulo USB wireless e lasciato collegato all'autoradio della nostra autovettura, basterà solo accendere l'autoradio per collegarsi, non dobbiamo fare nient'altro. Vi faccio vedere. Basta accendere l'autoradio, quindi entriamo in macchina, il telefono in tasca, accendiamo l'autoradio, non dobbiamo collegare nessun cavetto al nostro telefono, va a ricercare i dispositivi mobili nelle vicinanze, in questo caso il mio smartphone Android, e fa tutto in automatico. Vedete, si collega al Bluetooth del telefono senza fare nulla e avvia Android Auto. E chiama casa. Certo, chiamo casa. Tim, messaggio gratuito. Chiamata personale. Tim, message. L'autoradio che sto utilizzando io per provare questi moduli non ha i comandi al volante, quindi non è montato in un'autovettura, ma comunque non è l'autoradio ideale. Per chi possiede un autoradio che può utilizzare i comandi al volante per andare avanti con le tracce audio, il volume, la chiamata vocale, insomma tutto quello che avete nella vostra autovettura, utilizzando questo modulo della Carlin Kit rimane tutto come nell'originale. Quindi questo è Android Auto normale. Qui abbiamo tutte le impostazioni e le applicazioni che si possono utilizzare con Android Auto. Ovviamente non potete utilizzare tutte le applicazioni installate sul telefono perché non sono tutte compatibili. Da qui si ritorna alla doppia schermata per utilizzare Spotify. E questo è Android Auto. Adesso andiamo a vedere come utilizzare Apple CarPlay sempre con questo modulo della Carlin Kit. Dispositivi disponibili, AutoKit BD4, quindi clicchiamo e andiamo ad associare anche l'iPhone. Vedete, si sta connettendo. Allora, dice che dobbiamo dare il consenso per utilizzare Apple CarPlay, quindi dobbiamo fare usa CarPlay. Connessione. Semplicissimo. Anche in questo caso, una volta che abbiamo dato il consenso per utilizzare Apple CarPlay dal nostro smartphone, si va a collegare a questo modulo USB wireless e abbiamo terminato le operazioni. La prossima volta, come nel caso di Android Auto, quando entreremo nella nostra autovettura, con il telefonino acceso e il Bluetooth attivo, si andrà a collegare e avvierà in automatico Apple CarPlay. Anche in questo caso possiamo andare a riprodurre i brani musicali e le nostre compilation con Spotify, il mitico Vasco. Per me te lo dico sottovoce a te. Abbiamo l'icona della batteria per capire la percentuale del nostro telefonino quando è collegato tramite Apple CarPlay o Android Auto. E chiama casa. Chiamo casa. Tim, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il suo telefonino non è abilitato alla... Ehi, guidami a Roma.
Ottengo le indicazioni per Roma. Avvio itinerario per Roma. Ehi, esci dalla navigazione. Interrompo la navigazione. Grazie. Bene amici, siamo giunti al termine di questa potentissima recensione. Abbiamo visto insieme le potenzialità e l'utilizzo di questo minuscolo modulo della Carlin Kit 2R in modalità 5.0. Basta collegare, come vi ho fatto vedere, questo modulino e lasciarlo collegato alla presa USB dell'autoradio e farà tutto in automatico. Quando entrerete nella vostra autovettura con il telefono in tasca si andrà a collegare da solo, quindi non dovrete fare più nulla, ma soprattutto eviteremo che collegando e scollegando il telefono tramite cavetto USB a lungo andare può dar fastidio alla batteria. Sicuramente questo è già un motivo per andare a mettere un modulo del genere. Ragazzi, vi ho fatto vedere come funziona, come si utilizza, adesso sta a voi decidere se sia più o meno idoneo per le vostre esigenze. Mi raccomando, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, pollice in su come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un commento su cosa ne pensate di questo prodotto, se avete suggerimenti in merito per la nostra community, e noi ci si vede in uno dei prossimi video. Un bacione, statemi bene!